Ragazzi, buongiorno. Dopo l'uscita di ieri sera con la Tenerona, questa mattina si cambia, zaino in spalla. Andremo infatti a Cabo Polonio, una riserva naturale uruguagia, uno spazio agreste e estremamente rustico. Ve lo mostreremo. Biglietti fatti semplicissimo, il biglietto è un papiro. 2 così all'andata e 2 al ritorno. E comunque anche il biglietto dell'autobus non è proprio economico, quindi in linea con i prezzi uruguaiani, 748 peso uruguaiani, ovviamente per 2 persone per la tratta Punta del Diablo, Cabo Polonio, andata e ritorno. Per non farvi fare i conti, 748 peso sono circa 20 euro, poco meno. Autobus 41 arrivato, ma strapieno. Eccolo qua. Vediamo se c'è posto anche per noi. Speriamo. Posto l'abbiamo trovato. Sta salendo pian piano la gente, forse era tanta quella che stava scendendo. Comunque mi aspettavo una temperatura bassissima dell'aria condizionata come tanti autobus, soprattutto in Sud America, che abbiamo fatto in tempo passato, ma qua è caldo. Rettifico, la temperatura è cambiata in maniera allucinante con 2 secondi. Poi abbiamo cambiato anche posto, perché in realtà nei biglietti c'era indicato il numero della seduta, noi non ci eravamo accorti e ci siamo spostati tutti estremamente precisi tranne noi. Banalissima info, a parte la temperatura interna all'autobus che è freddissimo, guardate, dentro l'autobus c'è il wifi gratuito. Qua è dove siamo passati in moto, è bellissima questa strada. Arrivati. Guardate che bel Defender camperizzato francese, ma era quello che avevamo visto in frontiera, in dogana, quando abbiamo ritirato la moto. Il mondo è piccolissimo. Ora andiamo a vedere gli orari di ingresso, perché bisogna prendere un mezzo 4x4 customizzato a 2 piani. Biglietti fatti, 320 pesos ognuno, e questo è il mezzo. Ce l'abbiamo fatta, posto larghissimo, dietro al motore, però si va. Come siamo arrivati si parte, quindi non abbiamo perso tempo assolutamente. Ragazzi, c'è una polvere, una pulsa di scarico allucinante. Oltre che illegale, percorso impossibile da fare in moto. Solo con un Defender ben attrezzato, ma poi ripeto, non si può entrare qua con le macchine proprio. Camminando sul bagnasciuga, abbiamo visto il colore dell'acqua, spettacolare. Arrivati. Preso USB addirittura, impianto elettrico di altissimo livello. Ci siamo! Questi sono i mezzi nel dettaglio. Per fare il tragitto occorrono circa 20 minuti. Dopodiché si è liberi di girare Cabo Polonio, riprendere questi mezzi ad orari che abbiamo fotografato all'ingresso, quindi regolarsi, anche perché l'ultimo autobus che ci riporterà a Punta del Diablo sarà alle 19:35, quindi dobbiamo comunque tener conto degli orari fissi. Non abbiamo preso la Tenerona perché, come avete visto, non si può entrare all'interno del parco con la moto, quindi bisognava lasciarla tutto il giorno là, caschi, giubbetti e quant'altro. Abbiamo optato per la scelta più comoda. Si può anche soggiornare all'interno di Cabo Polonio, ci sono delle strutture, ci sono infatti queste persone che stanno partendo ora con la valigia in mano, evidentemente hanno pernottato qua, quindi si può anche stare all'interno del parco nazionale. Strutture super basiche, le ho anche valutate, prezzi allucinanti, non possiamo fare un rapporto qualità-prezzo perché, ragazzi, qua non esiste la qualità-prezzo, essendo all'interno di un parco bisogna un po' accontentarsi, ma l'ambientazione è spettacolare. Poi vi parleremo bene della riserva. Ora cerchiamo di capirci qualcosa. Questa è la cartina super dettagliata. La Playa del Sur l'abbiamo vista quando siamo arrivati, perché noi estás aquí. Questo è tutto il centro, poi c'è anche la Playa Norte. C'è anche una leggenda, cioè i passaggi bianchi sono le stradine, i caminos, c'è un'infermeria, ci sono i bagni, la scuola, la polizia, l'amministrazione
e una Plaza Central, anche perché all'interno di questa riserva naturale, istituita nel 2009, vivono più o meno 70 persone regolarmente. Pueblo storico, patrimonio del Capo Polonio. Adelante. Motori Euro 6. Nella maggior parte dei casi gli abitanti sono o pescatori o artigiani. Bienvenidos, este puede ser tu mejor verano. Questa può essere la tua migliore estate. Qualche localino. Questa è la Playa Nord che arriva fino in fondo. Non mi dire che hai fame, eh? No sé, pero yo veo tantos localinos. Anche di qua, locali in riva al mare. Piace? Sì, mi piace molto, ha uno stile di vita molto rilassato. Si dice che solo alcuni degli abitanti di Capo Polonio siano forniti di acqua corrente e elettricità. Chiaramente le strutture turistiche, i ristorantini che abbiamo visto lungomare ce l'hanno, anche perché non potrebbero fare altrimenti. Il nome Polonio deriva da un galeone spagnolo che si arenò e quindi affondò nel 1735. Ci furono altri naufragi fino al 1881, quando venne costruito un faro che è però non troppo rialzato rispetto al resto del villaggio. Adesso vi portiamo a vederlo. Queste sono le strade, ovviamente si può camminare ovunque e le strutture sono molto pittoresche. Essendoci solo in parte acqua corrente e elettricità, le attività quotidiane sono scandite dalla luce del sole, dalla luce della luna e delle stelle. Però il faro ha molto aiutato gli abitanti negli spostamenti di notte, oltre che aiutare le navi. L'invito per chi volesse venire a visitare Capo Polonio è di soggiornarci, anche se i prezzi sono abbastanza alti, però magari vedreste anche i localini di notte illuminati solo dalle luci di candela, quindi estremamente particolari. Sempre detto che l'Uruguay ha molti richiami italiani, in questo caso a Capo Polonio i riferimenti sono dichiaratamente spagnoli, a qualche angolino delle Baleari magari. Il faro di Capo Polonio. Sentite questo rumore di sottofondo, pensavamo fossero delle urla in spiaggia, di bimbi in spiaggia o di ragazzi. Andiamo a vedere. Abbiamo trovato un passaggio per poterli raggiungere. C'è un recinto, una staccionata con la scritta No Pasar, per cui non ci si può avvicinare più della posizione dove siamo noi alla colonia di leoni marini. Hanno appena aperto il faro, 35 pesos per entrare, ma noi ci dirigiamo nella spiaggia sud, che secondo me è più bella. In effetti, come vedete, ogni casina sembra avere una propria cisterna d'acqua, proprio per l'acqua corrente. Sulla destra la Playa Norte e sulla sinistra la Playa Sur, che andiamo a raggiungere. Sabbia bianca per queste spiagge di Capo Polonio.
E comunque arrivati in questa spiaggia, la Playa Sur, si possono noleggiare gli ombrelloni. Ecco qua. Forse tra le spiagge più belle che abbiamo visto in vita nostra, a pari merito con la Polinesia, quasi. La bellezza in effetti è data, oltre dall'acqua cristallina, anche dalla spiaggia infinita per lunghezza. È stupefacente per noi che veniamo da spiagge molto più piccole, delle calette estremamente suggestive, chiaro, però queste spiagge ci stupiscono sempre. Via La Maglia, andiamo a controllare l'acqua se effettivamente è cristallina come ci hanno detto. Non ci sono rumori, ovviamente l'unico rumore è quello che sentite anche voi in camera, e cioè il rumore del mare. Sara, eccola là. Un po' ci conoscete, ci piacciono tantissimo i posti remoti, sia in moto che non. La sabbia è talmente compatta che anche con la Tenerona stracarica sono convinto che ci viaggerei benissimo. Guardate l'impronta di un'auto. È durissima. Un'ora di sole e si va. Sì, che la camionetta ci aspetta, la camionetta no se spera. Ultimo saluto insieme a quella che per noi è la spiaggia più bella del mondo. La spiaggia per eccellenza, per ora, poi magari ne vedremo altre. Ora, invece di tornare in paese, tagliamo per i campi. Percorso off-road. Superficie quasi lunare qua. Sara che come sempre ha paura di perdere il mezzo che la riporta a casa. Qui non era passato nessuno. Come le impronte di Armstrong sulla Luna. Ecco, qua si vedono le impronte dei mezzi 4x4. Sembrano dei binari. Qui con la Tenerona è impossibile. Sara con le Continental tassellate TKC80. E chi la ferma? Guardate se bella la strada qua, sembra un misto tra neve, qualcosa di ovattato. Infatti Sara, nonostante pesa 50 kg scarsi, la vedo che affonda, che arranca. E io non ne parliamo. Ecco, vi faccio vedere da vicino i mezzi che utilizzano per fare la spola dall'ingresso al centro paese. Gomme sgonfissime ovviamente per avere più attrito sulla sabbia. Ovviamente tutti i mezzi Euro 6. C'è anche qualche auto, forse avrà un permesso speciale. Una cosa che non vi ho mai detto, qua perlomeno finora la maggior parte dei modelli di auto sono pick up. Sicuramente voi non lo sentite perché il vento un po' smorzerà il rumore, ma noi sentiamo le grida dei leoni marini. Comunque i cavi arrivano fino al centro città, ma la maggior parte delle abitazioni hanno pannelli solari e addirittura delle pale eoliche. Quasi arrivati, vediamo la luce in fondo al tunnel. Se riesco salgo sul secondo piano per condividere anche il percorso. Ecco, lo sta facendo solo per voi. Adesso tocca a me però. Anche Sara ce l'ha fatta. Qua la sicurezza ai massimi livelli. Guardate sotto che non c'è neanche il posto per i piedi. Si parte. Boh, però andiamo. Motori accesi, Un vediamo po' come montagne fa. russe. Davanti era ancora meglio, ma era tutto occupato. Accontentiamoci. Hai paura? No, no tengo miedo, no. Comunque questo è l'unico modo per accedere a Cavo Polonio.
un piccolo quadro. Quanto si può divertire l'autista qua? Spiaggia infinita. Sara mi ha appena chiesto quanto possono essere sicuri questi mezzi. Rivedelo voi nei commenti sotto al video. La seconda parte è un po' più movimentata della prima. È un massaggio per il fondoschiena e la schiena. O meglio, è un massacro più che massaggio. Guardate quanto è bello qua. Però secondo me l'altro mezzo che abbiamo incontrato era a livello tecnico migliore di questo. Ragazzi, una forza nei bracci. Grande, sarà da tanti. Quindi bello seduti qua sopra, però rispetto a sotto si sta molto peggio. È lo scheletro della balena franca australe. Addirittura mezzi 6x6. Ora bisogna scendere, che sembra facile a video, ma non è facile. Sono mezzi alti. L'autobus ce l'abbiamo alle 7:35, quindi proviamo il cornetto Algida, cioè il miglior gelato del mondo, però versione Sud America. Se venite in moto c'è proprio lo stazionamento per le moto, c'è anche un GS 1200, sicuramente con targa brasiliana, perché tutte le moto di grossa cilindrata che ho visto fino ad ora sono tutte con targa brasiliana. Dovrebbe essere arrivato l'autobus. Non l'abbiamo perso. Eccolo qua, ruta per Ciui, numero 41, por ruta 10, por Punta del Diablo. Un'ora e mezza, poi 2 chilometri per la struttura. E siamo a casa. Guardate che sistema per aprire la portiera dietro la targa. C'è la targa, si ruota, dietro c'è un tasto e serve per aprire e chiudere la porta dell'autobus. Dettaglio nerd, l'autobus è più lungo rispetto a quei nostri europei, infatti dietro ha la gomma gemellata e poi ancora dietro ha un'ulteriore gomma. Arrivati, ora vediamo se il lupo ci viene incontro. Ora un piatto di pasta velocissimo e si va diretti a nanna. Ragazzi, Magari prima doccia, vediamo. sì, penso proprio che sia il caso. Buonanotte ragazzi. Baby, for love.